Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. E io... Oh, beh, a me affascinano queste figure che se vedono il fuoco... cioè, affascina. Se vedono il fuoco, tu dici, non è che vado a prendere l'estintore o mi munisco di qualche accessorio per spegnere. No, mi ci butto dentro. E dopo l'esperienza col Manchester United, difficile al mare. Adesso vuole mostrare nuovamente di essere temprato per entrare in un progetto che già parte con dei punti interrogativi dopo le dichiarazioni di Ragnick, perché per me quello è il nodo centrale. Che il fatto che Amorim sia un allenatore capace, che sia bravo anche nel dare valore e avere delle idee calcistiche molto anche all'avanguardia, se vogliamo. Sotto questo aspetto io non ho dubbi, stiamo parlando di una figura sicuramente preparata e al passo coi tempi, non ci sono dubbi. Il discorso è che eh, è il contesto il contesto fa tutta la differenza del caso. E insieme ad Amorim però snodo sciolto anche per quanto riguarda l'head of football, no? Ormai vengono utilizzati questi termini, questi gerghi inglesi, il gergo inglese, Crosce, che anche lui è una figura comunque interessante, no? L'Eintracht ha sicuramente fatto un ottimo lavoro e questo è sotto gli occhi di tutti. Il problema è che noi abbiamo sempre un po' quel, quel quell'essere titubanti perché chi viene da fuori magari ci può insegnare qualcosa e forse sotto questo aspetto dobbiamo essere anche un po' più aperti. Comunque, scendiamo nei dettagli, tra pochi subito, in calma, ne si specchi tutto. Prima come al solito, se volete vi invito a spolliciare per... No, come al solito, rinvigorire questo algoritmo che ormai è proprio, no, ormai è proprio un nemico acerrimo di noi. Va bene, facciamo sta guerra. E se volete iscrivetevi per seguire i contenuti. Stasera si ritorna anche in live, quindi in descrizione trovate tutti gli altri profili. Seguiteci perché stasera ne parliamo anche guardando magari il Belgio. Belgio-Egitto, tra l'altro interessante. Attenzione agli egiziani. Ci divertiamo, quindi vi aspetto anche in serata. Allora, partiamo un po' dalle cifre e da tutto il resto. Per quanto riguarda Amorim, parliamo di un ingaggio di 3 milioni e mezzo, ma quello che mi interessa è la durata e parliamo di un accordo biennale, perché la durata ti dà anche l'indice un po' di progettualità, no? E quindi avere un biennale con opzione per il terzo dà anche una certa forza all'allenatore portoghese. Yes, yes, yes. E per quanto riguarda Croce abbiamo dei dettagli. L'unico dettaglio che posso darvi è che verrà affiancato dal direttore sportivo Timo Ardang. Perdonate l'ignoranza in questo caso, veramente non ho idea di cosa si tratta. Che c'è? Cosa c'è? La pasta, ok. Poco casino per favore, poi la porta chiusa, grazie, se è possibile. Casino su casino, perdonatemi, funziona sempre così. No, ritorno al discorso un po' fatto a inizio video, no? E adesso mi prendo qualche minuto in più per approfondirlo. Eh, io la prima cosa che non capisco ancora, è sicuramente un problema mio, chi prende realmente le decisioni in casa mia? Chi sceglie chi? Cioè, chi sceglie chi? Chi lo ha scelto questo allenatore? Cioè, non doveva scegliere direttamente il direttore sportivo? Invece, ecco, non so, non mi ricordo chi lo diceva e dove lo valutava. Un po' si continua a, a ragionare tipo come se il Milan fosse una squadra di NBA. Si vanno a prendere, no, figure di grande talento slegate completamente tra loro e le si butta dentro e magari funzionano. E io
E su questo è che non riesco a essere d'accordo, perché il calcio è un'altra cosa. Magari diventerà quello, e sono dei progressisti, ma magari hanno ragione loro, quindi non puoi avere mai la controprova. Ma a oggi io su questo sono molto diffidente. Cioè, ripeto, tutto slegato tra di loro. E questo non mi è chiaro. Anche come è stato valutato Ragnik, cioè Ragnik era anche aperto e disposto a, a venire al Milan, anzi aspettava di chiudere prima che iniziasse il mondiale, ed è il Milan che pare che si sia un po', no, attardato, come se non ci fosse nessuna fretta, con calma, vediamo, valutiamo. Ed è tutto questo che onestamente continua a spiazzarmi sull'operato di Cardinale. È lui quello che poi prende unicamente le decisioni, da chi si fa affiancare. Io ribadisco ancora una volta, tante situazioni non mi sono del tutto chiaro. Sarà che io sono anche esterno ovviamente a tutto ciò, e mi limito a guardare da spettatore quello che accade. Certo è che è un progetto che comunque può destare interesse. Vediamo. Il problema è il contesto. Quando sei al Milan, e l'abbiamo visto, non hai tempo per valutare, sai, no? Con una platea, con quei tifosi, con uno stadio così caldo, non puoi sbagliare nulla. Quindi vediamo. Ripeto, Amorim ha fatto vedere bellissime cose allo Sporting Lisbona, invece in un ambiente dove non si remava tutti dalla stessa parte, dove c'erano delle difficoltà sia dal punto di vista prettamente calcistico, con magari giocatori, un gruppo difficilmente allenabile, sia con una dirigenza non proprio legata, ripeto, al mondo del calcio. Cioè, è stato un disastro. Cioè, il Manchester United di Amorim è stato disastroso. Questo è veramente pacifico dirlo e ammetterlo. E quindi, in un contesto non troppo dissimile e non semplicissimo, mi sento di dire che ha coraggio Amorim. Ecco questo, perché se ti bruci anche qui, poi veramente è una parabola discendente. Vediamo quello che succederà. Sono molto 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 curioso. Sono molto curioso perché stiamo parlando del Milan, eh? Stiamo parlando del Milan, stiamo parlando di un club importante in Italia. Per cui vediamo, ragazzi miei. Nasce adesso il Milan di Amorim, non mi riesco mai a tenere in mente il nome qua del dirigente. Crosce, se non sbaglio, sì, Crosce. Eh, ma poi il discorso è quello, visto che Amorim l'ha deciso Crosce, Amorim? No, penso di no. È sempre, cioè, il discorso che ho fatto prima, quindi è inutile vedere. Quindi vediamo un po' quello che succederà, signori miei. Nell'attesa io vi mando un grandissimo abbraccio, e a presto, a dopo, a stasera. Quindi non lo so, ancora non l'ho programmata la live, però no, sotto in descrizione trovate tutto. Mi raccomando, un grande abbraccio da Neschio.